Si è creata una forte criticità, una forte difficoltà nel vivere allo stesso tempo lo spazio urbano da parte dei residenti e delle persone straniere. Vedo molti visi noti, molti di voi partecipano alle attività del comitato di quartiere, in particolare allo sportello pubblico. Molti di voi ci inviano messaggi, molti di voi ci sollecitano degli interventi. Cuneo ha tra i suoi quartieri il quartiere centrale, che si chiama infatti Cuneo Centro, che è diviso in diverse sezioni, una in particolare adiacente alla stazione ed è quella più interessata dalle trasformazioni sociali negli ultimi anni. Direi che potrebbe interessare intorno alle 4.000 persone. Come residente ero già attivo nel comitato di quartiere da prima che arrivasse il flusso importante di persone straniere ed ero già un cittadino attivo occupandomi insieme al resto del comitato di quartiere delle varie segnalazioni, dalla viabilità ai parcheggi alla manutenzione da fare in quartiere. Lo svuotamento di negozi di proprietà italiana ha svuotato gli spazi presenti, a cui è seguito una nuova gestione. Si tratta di persone straniere e sono coinvolte in diverse attività. C'è appunto l'esercizio commerciale che è tenuto per esempio da bengalesi, da marocchini, da sudamericani, da turchi. Questa serata sarà una serata complessa perché sarà importante e doveroso utilizzare il linguaggio della verità. Questo sarà anche una serata di sfogo ed è importante valorizzare lo sfogo nel momento in cui la comunità si dice le cose come stanno. L'obiettivo principale che ho provato a raggiungere è stato quello di muoverci in modo collettivo e compatto rispetto alle tematiche del cambiamento. La condizione economica sociale in cui si presenta l'individuo straniero in questa zona e la medesima nel resto d'Italia fa sì che il quartiere abbia anche subito gli impatti dell'arrivo di persone ai margini della società e che sono molto in contatto anche con alcune attività criminali. Spaccio su cui la società si è trovata molto impreparata. Ma come ho pulito io quel bar lì e quel posto lì dai spacciatori, dai delinquenti, non mi hai mai dato nessuno i complimenti. Ho anch'io 3 bambine da tenere, devo fare una serata per guadagnare qualcosa. Il quartiere è passato così da essere un quartiere conosciuto come un po' il salotto, dove le persone abbienti passeggiano per entrare nei bar a consumare, a un quartiere con una moltitudine di individui sicuramente molto meno abbienti rispetto a 20 anni fa e anche con origini, culture e provenienze differenti rispetto a quello a cui i cuneesi erano abituati. La presenza di attività straniere ha però anche rappresentato tutta una serie di criticità per la comunità locale. Tutte le sere io chiudo 11 e mezza, non vado oltre le 5 del mattino. Lei pensa che io mi metto a lavorare tutti i giorni alle 5 del mattino quando ho 2 figli a casa e devo arrivare e alzarmi al giorno dopo? Se avete problemi voi, abbiamo anche problemi noi. La presenza di clienti che, stando davanti al locale, parlando a voce alta, hanno reso molto difficile la vita ad alcuni residenti, che ha generato forti criticità e la necessità di far presente sui giornali i momenti di tensione, forte richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Il processo che abbiamo provato ad attuare qua in quartiere è stato quello di provare a incaricare gruppi di persone, inclusa quella straniera, a prendersi cura sia delle relazioni e sia dello spazio pubblico. Cercare di provare a mettere insieme questi fili rossi che non erano collegati e promuovere una leadership diffusa. Io non sono nato qua, mi sono trasferito qua nel 2018. Quello che vorrei per questo quartiere nel lungo periodo è un quartiere unico, mi auguro un quartiere che assuma una sua identità, con un grado di convivenza che consente di digerire la diversità in maniera virtuosa. Difficile, eh? Quello è facile.